Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Narcviz e benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi parleremo della differenza tra famiglie di sistema, famiglie personalizzabili e famiglie locali. Prima di procedere però vi chiedo di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto e di attivare la campanellina per restare aggiornati su tutti i nuovi contenuti che arriveranno. Procediamo con la spiegazione del concetto di famiglia per coloro i quali non sapessero cos'è una famiglia in Revit. Le famiglie in Revit sono degli insiemi raccolti di elementi, di tutti quegli elementi costruttivi e non, parliamo anche di elementi di annotazione, quindi dati bidimensionali e in generale anche dati tridimensionali che costituiscono il nostro progetto. Con il termine famiglia indichiamo pertanto indichiamo degli insiemi suddivisi per elementi, quindi muri, finestre, porte, tetti, quote e tutti quegli elementi che concorrono a definire un progetto. Abbiamo sostanzialmente tre tipi di famiglie in Revit. Ho preparato per voi uno schema in modo che possa essere tutto più chiaro. Abbiamo le famiglie di sistema. Ragazzi, queste famiglie, tra le quali ricadono muri, per esempio pavimenti, le scale sono anche famiglie di sistema, sono famiglie che vengono salvate all'interno di file di modello e file di progetto e sono predefinite in Revit e non possono essere caricate all'interno di file di progetto da file esterni. Questo cosa significa? Significa che non è possibile creare da zero o copiare o modificare o eliminare una famiglia di sistema, ma ciò che è possibile fare è possibile duplicare per esempio un tipo di queste famiglie, per esempio un tipo di muro all'interno di un file di progetto, cambiarne il nome e creare nuove famiglie di sistema all'interno però del file di progetto. Ragazzi, un po' quello che facciamo in sostanza quando all'interno di un file di progetto, vado un secondo in Revit, realizzo un muro architettonico, in questo caso un muro di base e la mia famiglia muro di base tipo generico 30 cm, a questo punto voglio creare un nuovo tipo di muro a partire dal tipo generico 30 cm che fa capo alla famiglia muro di base. Seleziono la mia famiglia, in questo caso l'elemento che ho realizzato all'interno del modello, vado su modifica del tipo, duplico il mio tipo, lo rinomino in Narcviz 40 cm muro esterno, per esempio, confermo l'operazione, vado all'interno della modifica della struttura per cambiarne anche lo spessore, perché nel caso precedente abbiamo semplicemente rinominato l'elemento, confermo l'operazione e se questa volta mi reco all'interno del mio browser di progetto sotto la voce famiglie avrò sotto la voce muri, categoria muri, famiglia muro di base, avrò anche la possibilità di utilizzare il tipo di muro Narcviz 40 cm muro esterno che ho appena duplicato. Ragazzi, altra nota sulle famiglie di sistema. In una famiglia di sistema è possibile eliminare tutti i tipi di una determinata famiglia, in questo caso per esempio muro di base, tranne uno, perché è necessario che almeno un tipo per famiglia di sistema sia presente in progetto per poi crearne nuovi tipi, come abbiamo fatto poco fa. Infatti, se volessi per esempio cancellare tutti i tipi della famiglia muro di base, Revit mi dirà l'ultimo tipo di famiglia di sistema non può essere eliminata. Questo perché la famiglia muro di base, che contiene in questo caso i seguenti tipi, mi consentirà di creare nuovi tipi all'interno del file di progetto, proprio perché la famiglia muro di base è predefinita all'interno del file di progetto e se cancellassi tutti i tipi della mia famiglia muro di base dal file di progetto, non avrei la possibilità di creare nuove famiglie muro di base perché le famiglie di sistema
nascono e vivono soltanto all'interno di un file di progetto, di un file con estensione .rvt. Discorso totalmente differente per quanto riguarda le famiglie caricabili o anche dette famiglie personalizzabili. Le famiglie personalizzabili sono appunto famiglie che vengono create in file esterni con estensione .rfa e vengono poi importate o caricate all'interno dei file di progetto, come per esempio porte, finestre o come alcuni elementi di annotazione. Quando creiamo una famiglia caricabile o personalizzabile, si inizia con un modello che viene fornito da Revit che contiene informazioni sulla famiglia che è in fase di creazione. Ci sono, scusate, vari modelli dai quali possiamo partire per la costruzione della nostra famiglia caricabile. Se mi reco in Revit, chiudo il file di progetto, non salvo perché non è importante, mi reco sotto la voce famiglie, dico a Revit di voler creare una nuova famiglia, vedete avrò a disposizione una serie di template a seconda della famiglia che voglio realizzare. Quindi dopo aver scelto il template della famiglia che mi occorre realizzare, in questo caso possiamo fare un esempio molto, molto veloce e pratico, scegliendo come template modello generico, metrico per esempio, dico a Revit di aprire il template. A questo punto mi trovo all'interno del mio file .rfa. A questo punto devo semplicemente disegnare la geometria della mia famiglia, definire poi le relazioni tra i vari componenti attraverso i parametri e una volta completata la famiglia posso testarla caricandola all'interno di un progetto. In questo caso non ho nessun altro progetto aperto in Revit, ma possiamo velocemente aprirne uno. Quindi dico a Revit di aprire un nuovo progetto, un modello architettonico di costruzione indifferente in questo momento. Rivado nel file della mia famiglia caricabile, in questo caso è vuota perché non abbiamo realizzato alcuna geometria, nessun elemento neanche bidimensionale, dico a Revit di caricare la famiglia all'interno del progetto, la piazzo all'interno del modello, se mi reco sotto la voce famiglie, modelli generici, avrò in questo caso, vedete, la famiglia 1 che è la famiglia che stavo per realizzare. Perfetto ragazzi, per quanto riguarda l'ultimo tipo di famiglie disponibili in Revit, ritorniamo al nostro schema, abbiamo le famiglie locali o elementi locali. Questi sono elementi personalizzati, creati però nel contesto di un progetto, quindi a differenza delle famiglie caricabili o personalizzabili, sono famiglie che non vengono create in un file esterno, quindi in un file con estensione RFA, ma all'interno del progetto in cui stiamo lavorando. Ragazzi, anche nel caso delle famiglie locali, quindi gli elementi locali che possono essere realizzati tramite la scheda architettura, gruppo costruisci, comando componente e modello locale, dovrò poi scegliere, ve lo mostro in Revit in modo che sia più visibile, quindi architettura, componente, modello locale. Si aprirà questa finestra prima che io possa procedere alla realizzazione dell'elemento locale, in cui dovrò scegliere la categoria alla quale la mia famiglia dovrà appartenere. Quindi nel caso in cui io stessi realizzando per esempio un elemento locale finestra all'interno del progetto, naturalmente sceglierò la categoria finestre. Se sto realizzando una porta sceglierò porte e così via. Perché ragazzi dovrei preferire la realizzazione di una famiglia locale a quella di una famiglia personalizzabile? In generale è consigliabile creare degli elementi locali quando nel progetto in cui stiamo lavorando è necessario disporre di una geometria particolare, univoca, così definiamola così, che non si prevede di riutilizzare. In questo caso è preferibile realizzare un elemento locale. C'è però da dire che è consigliabile eseguire questa operazione solo in caso di necessità,
in quanto la realizzazione, cioè in generale le famiglie locali, possono determinare un aumento delle dimensioni del file di progetto e quindi un peggioramento delle prestazioni, in questo caso di Revit. Benissimo ragazzi, questo è tutto sul tema della differenza tra le diverse tipologie di famiglie in Revit. Pubblicherò senz'altro nei prossimi tutorial dei video più pratici rispetto al video di oggi, in cui vi mostrerò come è possibile modificare delle famiglie di sistema, come è possibile creare delle famiglie personalizzabili. Potremo creare una famiglia di porte o una famiglia di un elemento di arredo, poi caricarlo in progetto, testarlo. Quindi vi mostrerò tutti gli strumenti che avete a disposizione per personalizzare le vostre famiglie, i vari strumenti per la modellazione delle geometrie, quindi estrusione, sweep, rotazione, come è possibile realizzare dei parametri di tipo, scusate il gioco di parole, di tipo istanza, e vi mostrerò inoltre cosa sono i piani di riferimento, le linee di riferimento. Sono gli elementi essenziali per la realizzazione delle famiglie personalizzabili. Benissimo ragazzi, se avete delle domande vi prego di lasciarle nei commenti a questo tutorial. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e noi ci risentiamo nei prossimi tutorial. Ciao!